Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di una new entry, un nuovo car tablet con display da 10.2 pollici installabile sulla nostra Nissan Qashqai, un prodotto di fascia medio-alta poiché ha delle caratteristiche tecniche molto interessanti, ragazzi. Il prodotto in questione è questo qui, della marca Roadambi, acquistabile sia su AliExpress sia su Amazon con spedizione dall'Italia. Poi, come al solito, vi lascio tutte le info nella descrizione del video. Detto ciò, andiamo a fare l'unboxing del prodotto. Andiamo, ragazzi! Eccoci qua, questa è la confezione di questo nuovo car tablet della marca Roadambi. Il modello è HB5225F10 CP-HD, poiché anche questo modello ha il CarPlay e HP come definizione dello schermo. Allora, andiamo a vedere il contenuto. Abbiamo, come di consueto, il nostro manuale di istruzioni in inglese, le solite prassi che bisogna fare per andare a configurare un car tablet. Poi abbiamo anche in questo caso tutta la serie di cavetterie. Allora, questa cos'è? Questa è l'antenna GPS con base adesiva, se la nostra Qashqai non è dotata di antenna GPS sul tettino. Poi questo è il modulo CAN bus, poi abbiamo un microfono esterno da poter attaccare dietro al car tablet se vogliamo utilizzare questo microfono e non quello integrato del tablet. Poi abbiamo un'antenna per il 4G, perché questo prodotto ha anche la possibilità di poter inserire una SIM 4G, una SIM dati, e poi andremo a vedere se ha la possibilità anche di effettuare e ricevere chiamate o solo per la navigazione di internet. Poi abbiamo questo spinotto per le telecamere. Poi abbiamo la serie di cavetterie da collegare alla nostra Qashqai. Poi abbiamo altri spinotti, questo dovrebbe essere per l'antenna, eccola qui per recuperare l'antenna, la USB per recuperare praticamente la USB sotto al bracciolo, e questo è lo spinotto di alimentazione, più ci sono gli altri RCA per le cam, AUX e quant'altro. Abbiamo un altro adattatore per un'altra presa USB, poi abbiamo il modulo, il connettore dove ci sono gli AUX, in più c'è la presa per il microfono se vogliamo collegare quello che vi ho fatto vedere, e in più c'è questo slot dove va collegata la SIM dati, ok? Questo sportellino. E poi abbiamo quest'altri due spinottini. Allora, questo è un altro attacco AUX, poi andremo a vedere nello specifico cosa sono. E più abbiamo un'altra USB, quindi un altro adattatore per un'altra presa USB. E questo dovrebbe essere tutto il contenuto della confezione.
quanto riguarda gli accessori di questo car tablet, questi sono quelli che si trovano nella confezione, quindi necessari per poter installare lo stesso all'interno della nostra Qaskai. Andiamo a vedere brevemente gli attacchi posteriori di questo car tablet. Abbiamo lo spinotto per l'antenna 4G, poiché su questo tablet è presente un modulo per poter collegare una SIM 4G. Abbiamo lo spinotto per l'antenna GPS per recuperare l'antenna sul tetto della nostra Qaskai, quindi tramite adattatore SMA001. Abbiamo la spinotteria necessaria, lo spinotto di alimentazione, il fusibile, e abbiamo il comparto dissipatore, che devo dire su questo car tablet è abbastanza importante. Dovrebbe dissipare in maniera adeguata il calore di questo processore, un MediaTek AC8259 con 8 core. Quindi andremo a vedere poi anche le prestazioni di questo processore, perché sono veramente curioso. Un'altra cosa, ragazzi, questo car tablet non ha la possibilità di poter inserire una micro SD per poter espandere la memoria interna. Non ha nessuna fessura per poter inserire questa micro SD né lateralmente né posteriormente, quindi non abbiamo la possibilità di poter espandere la memoria del tablet. Sì, abbiamo la possibilità di inserire un modulo, una SIM 4G per poter navigare direttamente con il tablet, ma non abbiamo la possibilità di poter espandere la memoria. Allora, prima di andare a installare il tablet nella nostra Qaskai, come di consueto dobbiamo andare a inserire tutti gli spinottini, questi qui, in lamiera, poiché il tablet non arriva con questi. Stringiamoli bene prima di metterli, ragazzi, perché altrimenti poi si allentano. Quindi diamogli una stretta prima di reinserirli, in questa maniera. Li stringiamo. Ok. E questo è l'ultimo. Dopodiché dobbiamo andare a montare il gruppo climatizzatore e le spie dell'airbag. Quindi mettiamo il gruppo climatizzatore in questa maniera e poi inseriamo le spie . Allora, prima le spie e poi il gruppo climatizzatore, ok? E poi andiamo a mettere le viti. Queste viti grandi nere sono per le spie dell'airbag, andranno messe qua dentro. Questa è una, questa è l'altra. Ecco qua. Questa è inserita, e poi andiamo a mettere le 4 vitarelle di queste piccoline per quanto riguarda il gruppo climatizzatore. Montato il tutto, possiamo adesso andare nella nostra Qaskai e inserire tutti gli spinottini necessari. Andiamo? Allora, eccoci all'interno della nostra Qaskai. Chiaramente troverete adesso tutto smontato, poiché non vi faccio vedere ogni volta come si smonta il tablet o il Connect, però vi lascio qui sopra in alto da qualche parte il link dove andarvi a vedere il video della sostituzione del Connect, quindi l'autoradio originale della Qaskai con il tablet, il primo che feci, e poi vi lascio anche il secondo link dove sempre qua sopra troverete la sostituzione del tablet già montato, quindi il mio Dasaita Max 6 con il Dasaita Vivid. Andiamo per ordine. I cavetti che troviamo all'interno della nostra Qaskai sono questi qui. Abbiamo i due spinottini che dobbiamo utilizzare, abbiamo la presa mini USB per recuperare la USB sotto il bracciolo, poi abbiamo lo spinotto grigio che sarebbe l'antenna FM della Qaskai, sempre sul tettuccio, e poi abbiamo lo spinotto marrone che sarebbe l'antenna DAB, sempre presente sul tettino della nostra Qaskai, e poi abbiamo lo spinottino, questo azzurro, che è l'antenna GPS, sempre presente sul tettino della nostra Qaskai, poiché il mio modello montava
il Connect con radio DAB e navigatore. Quindi per questo modello, ripeto, andrà acquistato un KB008, poiché vanno inseriti solo questi due connettori bianchi. Poi chiaramente io ho anche questi due jack audio, poiché ho installato un subwoofer attivo, e vi lascio anche qua sopra la descrizione, il link per andarvi a vedere il video dell'installazione del subwoofer sotto il sedile. E poi non abbiamo nient'altro, abbiamo questi due spinottini che sono sia il comparto climatizzatori che il comparto spie, che dobbiamo andare a ricollegare una volta che abbiamo sistemato il tutto sul nuovo tablet. Quindi quando avete staccato questi dai supporti, l'importante è non andare a accendere il quadro della dovettura. Allora, detto ciò, possiamo continuare con l'installazione. La prima fase è questa qui: andiamo ad installare i due spinotti necessari per poter collegare il tablet alla nostra Qaskai, poiché questo grande anche in questo caso non andrà collegato. Allora andiamo a mettere i due spinottini, 1 e 2, ok. Poi su questa cavetteria abbiamo già installato il modulo CAN bus e dobbiamo andare a recuperare anche la presa, quella grigia per l'antenna FM. Eccola qui, quindi spinotto grigio con spinotto grigio, e dobbiamo collegarlo. Ok, e questo, ripeto, è per l'antenna FM. Questo è l'attacco che poi andrà collegato dietro al tablet stesso. Poi abbiamo la mini USB per recuperare la presa USB che abbiamo sotto il bracciolo. Questo è l'adattatore dedicato. In questo caso non dobbiamo andare a mettere né una fascetta né del nastro isolante, poiché è identica all'originale. Vedete, ha lo stesso spinottino dell'originale. Basta solo inserirlo. Eccolo qua. Questo una volta inserito non si stacca più, perché ha il fermo sopra come quello originale che abbiamo sul Connect originale. E qui poi esce la USB che andremo a collegare dietro un adattatore al tablet. E questa è una. Poi abbiamo lo spinotto marrone, ripeto, è per l'antenna DAB che abbiamo sul tetto, e ci andiamo a mettere questo adattatore, che questo adattatore, ripeto, si chiama SMA001 o FACRA, dipende dove lo acquistate. Se lo acquistate su AliExpress cercate SMA001, se lo prendete su Amazon cercate FACRA, sempre SMA001. E andiamo a collegare la parte, questa con lo spinotto azzurra, all'interno dello spinottino. Ok, assicuratevi che faccia lo scattino. Poi su questo attacco andremo a collegare l'uscita del modulo DAB, in questo caso USB. Ok? Ho acquistato il modulo DAB con attacco USB, poiché con questo modulo possiamo vedere i loghi delle stazioni radio anche all'interno di vari launcher. Poi dobbiamo togliere il gommino e andiamo a collegarlo all'adattatore per l'antenna. Ecco qua, ok, in questa maniera. E poi abbiamo la seconda USB che va collegata dietro al tablet per poter far funzionare questo modulo DAB USB. Andiamo avanti. Poi spinotto azzurro, ripeto, è praticamente l'antenna GPS.
dobbiamo andare a mettere quest'altro adattatore SMA001, quindi servono due adattatori SMA001 per recuperare sia l'antenna del DAB sia l'antenna del GPS. Ok, e anche questo è installato. Poi ragazzi, per chi ha la Qaskai con il Connect, quindi senza GPS, con la radio base diciamo, e senza DAB, nella confezione danno sia, ripeto, l'antenna GPS con base adesiva, vedete che ha lo stesso attacco, da andare poi a collegare praticamente al modulo. Lo faccio vedere, vedete, ha lo stesso attacco. Invece di recuperare l'antenna che abbiamo sul tetto della Qaskai, se non è presente, andiamo a collegare questa qui dietro al tablet stesso. Vedete, ha lo stesso attacco dell'adattatore. Ok, questa la potete attaccare dove vi pare, che è adesiva, o all'interno del cruscotto o all'interno del montante laterale, sia per quanto riguarda i GPS sia per quanto riguarda l'antenna del DAB. Viene fornita anche l'antenna del DAB insieme al modulo, vedete, con lo stesso adattatore, eccolo qui. Quindi va a sostituire l'adattatore per l'antenna sul tettino. Chi non ha l'antenna sul tettino può attaccare questa dietro al modulo DAB, e anche questa ha la base adesiva. Poi è rimasto da collegare praticamente le uscite audio per il subwoofer che ho sotto il sedile, e queste uscite le troviamo su questo adattatore, eccolo qua, dove ci sono tutte le uscite RCA. In più c'è sia il cavetto per il comando remote per andare a accendere il subwoofer quando accendiamo il tablet, sia un'uscita AUX per collegare un eventuale microfono esterno che danno in dotazione. Vedete, se volete utilizzare questo microfono esterno basta collegare il microfono e poi lo portate dove volete. E in più abbiamo lo slot per inserire la SIM, una SIM dati. Qui c'è lo sportellino, come vi ho fatto vedere all'inizio, vedete, si apre e possiamo inserire una SIM dati. Questo lo andiamo a vedere dopo che abbiamo installato il tutto. Tanto lo faccio passare all'interno del cassettino, lo facciamo uscire dentro. Allora, procediamo. Per chi, ripeto, ha un subwoofer deve andare a utilizzare questi due RCA, quello con il colore verde e quello con il colore giallo. Quindi sarà il verde subwoofer e il giallo AUX in, e lo andiamo a collegare a questi due, maschio femmina, e poi colleghiamo il cavetto remote per far accendere il subwoofer. Io per praticità ho collegato un Faston maschio, e poi quando faccio la sostituzione dei tablet, visto che vado a provare spesso nuovi prodotti, sullo spinotto stesso monto una femmina, in modo che così ogni volta non devo stare a scollegare, saldare e quant'altro, così è molto più agevole. E lo andiamo a collegare. Ok, e questo è collegato. Che cosa è rimasto? Mi sembra di aver collegato tutto. Poi dietro al tablet dobbiamo andare a collegare l'antenna 4G con sempre, penso, base adesiva da andare a attaccare da qualche parte. Poi proviamo. Mi sembra che non c'è nient'altro, e qui ci sono gli adattatori per le prese USB. Allora andiamo a collegare subito, così almeno poi attacchiamo tutto dietro il tablet. Quindi una presa USB la colleghiamo ad un adattatore USB, poiché sono in dotazione due adattatori USB. Colleghiamo questa, poi ci mettiamo un po' di nastro isolante e poi andiamo a collegare quest'altra che è del modulo DAB, eccola qua. Ok,
e sono 2. È rimasto questo spinotto. Il jack per le camere, camera in, quindi è l'entrata della telecamera 360 dell'auto, poiché se non colleghiamo questo spinotto non abbiamo la possibilità di poter usufruire delle telecamere dell'auto. E questo spinotto giallo, quindi denominato cam in, va collegato allo spinotto giallo del connettore che andiamo a inserire sulla nostra Qashqai. Quindi di questo connettore bianco escono questi RCA che sono cam, aux R in e aux L in. Noi dobbiamo utilizzare questo giallo cam, che lo colleghiamo a quest'altro cam in, che andremo a attaccare poi dietro al tablet. Ed ora penso di aver veramente collegato tutto, non c'è nient'altro. Adesso non ci rimane che collegare il tutto dietro al tablet. Tutti gli spinotti li andiamo a collegare dietro al tablet e poi inseriamo il tablet dentro. Eccoci qua. Allora recuperiamo un qualcosa per coprire la leva del cambio in modo che non si rovini nulla e poi trasportiamo il nostro tablet da questa parte. Mamma mia, che malloppo di fili. Poi chiaramente li andiamo a sistemare con delle fascette e del nastro isolante. Ecco il nostro bel tablet già sistemato, vedete, già montato tutto. E andiamo a collegare dietro i nostri fili. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a collegare chiaramente, ragazzi, sono sempre i morsetti che andranno collegati sia al gruppo climatizzatore sia alle spie ASP, chiusura e quant'altro. Questi sono i primi che andiamo a collegare, in modo che se poi dobbiamo accendere il quadro per provare se funziona tutto non ci rimane, ricordo in memoria, l'errore. Quindi questi li andiamo a collegare subito. Uno. Ecco qua, così siamo a posto, sono stati collegati e adesso possiamo andare a collegare il tutto.
Allora, intanto facciamo passare lo slot per la SIM e questa poi è l'antenna. Facciamo passare tutte e due all'interno del cassettino, così è tutto collegato, quindi possiamo ora andare a rimettere dentro il nostro tablet. Ok, mettiamo tutto dentro. Ecco qua. Ok, rimettiamo la fascia. E poi andiamo a rimettere la nostra fianchetta. Ok, ricordatevi che qui c'è sempre questo pezzettino che va messo dentro. Aiutiamoci. Ecco qua. Ok. A posto. E il tablet è andato dentro. Installazione terminata con successo. Adesso andiamo a togliere la protezione del display in modo che così lo vediamo nel suo splendore e poi wow, e poi andiamo a vedere come si integra all'interno della nostra Qashqai. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Una volta visto esteticamente questo car tablet, lo schermo che non ha scalini, ma questo è a filo con la struttura, anche il comparto climatizzatore mi sembra ben impostato e le spie anche sono a filo. Insomma, diciamo che esteticamente si integra molto bene con la nostra Qashqai. Come prima impressione non è male, ragazzi. Adesso andiamo a vedere però la prova su strada per quanto riguarda questo car tablet. Chiaramente, ragazzi, il tablet è già impostato in auto slap, quindi non ci mette 30 secondi a accendersi, ma si accende praticamente in maniera rapidissima, come avete visto. Questa è la pagina iniziale del launcher, di questo launcher. E queste sono tutte le applicazioni che possiamo poi inserire in queste tre facce, poiché non si può aggiungere una faccia in più, praticamente una pagina in più, ha tre pagine come vedete, e in queste tre pagine possiamo mettere un'applicazione che riteniamo più opportuno attivare e ricercare più rapidamente, perché altrimenti possiamo andare a vedere tutte le applicazioni possibili all'interno di questo menu. Basta cliccare lì e qui ci dà tutte le possibilità di aprire le applicazioni installate nel tablet più i vari widgets che possiamo utilizzare. C'è tutto qua dentro. Poi basta tornare alla home e questa è la schermata principale. La prima cosa che facciamo, andiamo a impostare la lingua italiana e il fuso orario, quindi andare a impostare la lingua e l'ora, poiché qui da 18:42 in quanto c'è sicuramente il fuso orario della Cina. Andiamo a impostare intanto la lingua, quindi andiamo su impostazioni e andiamo su sistema.
Poi da questo menu andiamo a selezionare lingua e andiamo a aggiungere una lingua. Andiamo a cercare l'italiano. Allora, italiano, eccolo qui. Clicchiamo su italiano, poi scegliamo Italia e da qui poi andiamo da questi tre puntini a eliminare, a rimuovere la lingua che non ci serve, in questo caso inglese, e facciamo cancella. Rimuovi, ok, rimuoviamo e da qui adesso è impostato in italiano, come tutti gli Android 10 ragazzi, quindi le impostazioni sono uguali per tutti i tablet, anche in questo caso la funzione è la stessa, sistema, lingua, ora. Adesso andiamo a impostare il fuso orario. Una volta impostata la lingua in italiano andiamo su data e ora e da qui andiamo a impostare il fuso orario, poiché vedete è impostato il fuso orario più 8 ore della Cina. Clicchiamo su questo menu e andiamo a scegliere Italia. Clicchiamo su Italia, USA, ora dell'Europa centrale, ok, più 1, siamo a posto. Torniamo indietro, il fuso è sistemato e il formato 24 ore è spuntato, quindi avremo già il formato in 24 ore. E poi da qui possiamo spuntare, una volta che abbiamo impostato questa opzione, il fuso orario automatico, in modo che così ci cambierà ora legale e solare in maniera automatica, senza andare di nuovo a impostare il tutto. Torniamo indietro, vedete? 11:44. Ok? Ha impostato perfettamente l'orario e sincronizzato con l'autovettura. Significa che il CAN bus funziona correttamente, poiché possiamo, vedete, utilizzare i tasti al volante più o meno, andare avanti con le stazioni radio e aprire il menu Bluetooth dal volante. Se non dovesse funzionare i comandi al volante e quant'altro, bisogna andare su queste impostazioni, car informazioni, poi dobbiamo andare su questo menu e da queste impostazioni si accede con il codice 8878, quindi 8878, e si dà ok ed entriamo in una sorta di menu segreto tra virgolette e abbiamo la possibilità di cambiare il tipo di autovettura. Basta cliccare su AL e qui ci dà una serie di autovetture che possiamo impostare. Di default è impostata la numero 6 Nissan, quindi di default è questo qui. Per andare a cambiare queste impostazioni bisogna andare all'interno di questo menu, dove troviamo anche altre impostazioni, tipo il volume. Possiamo aumentare il volume del navigatore, il volume delle telefonate, vedete? Il volume del Bluetooth, quindi abbiamo tutti i volumi che possiamo andare a impostare separatamente. Allora, questo è il primo passaggio che dobbiamo fare. Il secondo passaggio è da andare a impostare sia la connessione Bluetooth sia la connessione Wi-Fi, con la possibilità di poter collegarsi tramite l'hotspot del telefono, e ricordatevi, in questo caso abbiamo lo slot per la SIM dati nel cassettino. Dopo andiamo a provare anche questa opzione. Intanto sistemiamo queste due cose, Bluetooth e hotspot. Allora, per fare ciò apriamo da questo menu rapido Bluetooth e da qui andiamo a impostare il Bluetooth del nostro telefonino. Ve lo faccio vedere. Ok, allora in questo caso andiamo a ricercare, facciamo il clic e apriamo sul nostro telefonino la schermata del Bluetooth. In questo caso ho trovato il mio telefonino Franci, clicchiamo su Franci. Poi quando ci chiede questa schermata di inserire il codice, facciamo abbina e spuntate consenti l'accesso ai contatti e alla cronologia chiamate, così ci sincronizza il tutto. Quindi abbiniamo il nostro telefonino, ok, Franci, vedete? Adesso il telefonino è connesso al tablet. Poi la seconda cosa che dobbiamo fare è andare a scaricare i contatti, la rubrica. In questo caso già l'ha fatta in automatico, altrimenti clicchiamo su questa icona e vedete ci va
a sincronizzare la rubrica dal telefonino al tablet, tutti i contatti che abbiamo memorizzati nel telefonino, in modo che così quando dobbiamo fare una telefonata basta cliccare sul contatto o effettuarla tramite l'assistente di Google, che in questo caso vedrete che andrà a funzionare la cosa. Non ho capito per quale motivo sempre Android 10 è, comunque funziona. E vedete qui abbiamo tutti i contatti che ci ha sincronizzato. Queste sono le chiamate effettuate e questa è la possibilità di poter ascoltare la musica Bluetooth, quindi i nostri brani MP3 all'interno del telefonino in maniera automatica all'interno del tablet. E questo è per quanto riguarda il Bluetooth. Ed ora andiamo a collegarci tramite Wi-Fi. La stessa cosa, teniamo premuto sull'icona dell'Wi-Fi e qui ci trova una serie di reti. Intanto dobbiamo aprire l'hotspot del telefonino, quindi dare ok, e poi queste sono tutte le reti disponibili. Fastweb è la mia rete di casa, Fastweb 2.4, e Franci è il mio hotspot, infatti vedete il segnale è pieno. Clicchiamo sul nominativo della connessione e andiamo a digitare la password. Clicchiamo su consenti e in questo caso si sta collegando, vedete? Connesso a internet. Ok, adesso sono curioso di vedere con la SIM 4G inserita nello slot se riesco a fare anche telefonate e ricevere telefonate o solo per collegarci via internet. Allora ragazzi, il formato della SIM che va internamente allo slot per il 4G è la micro SIM, quindi non è la nano, quella più piccola, è quella intermedia. Dopodiché c'è la SIM grande. Se avete un adattatore vecchio come ho fatto io, potete andare a, vedete, io avevo una SIM vecchia, ho tolto l'adattatore dentro e ho inserito la mia SIM del telefonino e adesso la andiamo a mettere nello slot che è qua dentro nel cassettino. Si alza questa barra, si tira dietro, si alza e poi si inserisce dentro. Questa si alza. Una volta che è entrata dentro si abbassa questo e si tira in avanti e va a schiacciare la SIM, come diciamo tutti i slot tradizionali di, che non so, se avete un allarme a casa o qualsiasi altra parte. Ok? Andiamo a rimettere lo sportellino e vediamo se funziona. Eccolo qua. SIM inserita. Andiamo a vedere ora come si comporta con il modulo 4G. Andiamo a vedere, eccolo qui, 4G. Utilizzo dati, quindi ha riconosciuto la mia SIM dati della TIM. Allora, intanto vediamo subito, proviamo a chiamare la mia SIM, quindi il mio numero di telefono praticamente, ragazzi, è quella che uso all'interno del telefonino inserita nello slot. Se qualcuno ci dovesse chiamare su quel numero, vediamo che succede. Squilla. No, è morto il telefono, ragazzi, non ci posso credere, non è possibile. Ho rubato il telefono a mia moglie. Che spettacolo. Allora, riproviamo. Non ce la posso fare, ragazzi. Allora, troviamo il mio numero. Ecco qua. Chiamiamo. Squilla.
Funziona, ragazzi. Ma che carino lo squillo, non è male. Rispondiamo. Comunque funziona tutto, ragazzi. Devo dire che non è male. Visto ciò, andiamo a provare a chiamare mio figlio e vediamo come si sente. Ehi, chiama Samuele. Tim, messaggio gratuito. Chiamata per... Bella, va? Bella, come mi senti, Samuele? Bene? Mi sente bene? Eco, cose strane. No, veramente bene, pulito. Perché sto a chiamare col 4G praticamente. Ok, quindi funziona tutto. Sì, si sente bene. A posto, a dopo, ciao. Ciao. Ok. Per quanto riguarda invece Android Auto, questo car tablet non utilizza Z-Link, ma utilizza un'altra applicazione che è AutoLink, che è differente. Io su questo car tablet non riesco a far collegare il mio Mi 11 Lite senza cavetto, quindi tramite wifi Bluetooth non riesco a farlo collegare. Bisogna per forza collegarlo con il cavetto per far funzionare Android Auto. In questo caso, collegando il cavetto, si va a collegare immediatamente, praticamente si sincronizza e parte Android Auto. Però io sinceramente, ragazzi, tramite wifi non ci sono riuscito, e anche a vedere una risoluzione in alta definizione come sul mio Dasaita non ci sono riuscito, poiché Z-Link ha la possibilità di poter attivare o meno questa opzione. Io su questo Android Auto non ci sono riuscito. Sì, funziona tutto, funziona Spotify, funziona, diciamo, le funzioni sono identiche a Z-Link, soltanto che ha qualcosa in meno per poter configurare lo stesso. Vabbè, comunque, allora torniamo indietro e vi faccio vedere anche le altre applicazioni. Praticamente all'interno ha tutte le stesse applicazioni che ha Z-Link, poiché è sempre Android Auto, soltanto che in questo caso non abbiamo la possibilità di poter settare questo programma, questa applicazione. Funziona tutto, WhatsApp, le chiamate vocali, ok, ha la stessa funzionalità di Android Auto, soltanto che non ha la possibilità di essere configurato. Quando si esce non ha praticamente i menu sotto dove impostare l'alta definizione, il collegamento tramite wifi e quant'altro, non c'è. Se io vado su queste impostazioni, questo è tutto quello che mi dà: connessione automatica, nascondi automaticamente quando disconnesso, e connessione automatica wireless CarPlay. Non mi dà la possibilità di collegarmi con Android Auto tramite wireless, quindi su questa applicazione presumo che si possa collegare tramite wireless solo l'iPhone tramite CarPlay, quindi per Android Auto bisogna per forza utilizzare il cavetto. A me non interessa, perché io, ripeto ragazzi, non utilizzo Android Auto. Quindi chiudiamo, e questo è per quanto riguarda la connessione tramite Android Auto. Per quanto riguarda l'audio invece di questo car tablet, devo dire che non è male. Ci vuole poco, ragazzi, per capire che questo tablet suona molto meglio del Connect originale, però preferisco più l'audio del Dasaita, anche se monta lo stesso processore, lo stesso finale. Diciamo questo è un po' meno potente, è 4x48 watt, invece il Dasaita è 4x50. Sono sfumature, però lo preferisco. Questa è una mia opinione personale, ragazzi, anche se questo car tablet ha la possibilità di regolazioni infinite per quanto riguarda il DSP, a differenza del Dasaita, che il Dasaita ha solo 15 bande di regolazione, mentre questo ne ha 30. Vedete? 10, 20 e 30, quindi arriva dai 20 kHz ai 32 Hz. Perché dico che preferisco più quello del Dasaita? Perché avendo troppe regolazioni, per chi non è proprio avvezzo a queste cose troverà difficoltà per regolare il suono, poiché possiamo regolarci il suono in una maniera impressionante anche dal singolo altoparlante.
Vedete, qui abbiamo la possibilità di scegliere se ascoltare la musica nel singolo posto, quindi come autista, come passeggero, come persona trasportata o come tutte e quattro le persone, o andare ad impostare direttamente ogni altoparlante, quindi la possibilità di andare a selezionare la distanza tra l'altoparlante e chi ascolta la musica del singolo altoparlante. Ok, quindi ha una regolazione impressionante, ecco perché se non si regola bene non riusciamo a sentire bene il suono. E poi abbiamo l'Addness, che questo io l'ho disattivato perché ho il subwoofer sotto il sedile, e poi abbiamo anche questa sorta di filtro. Questo filtro va a filtrare gli altoparlanti anteriori e altoparlanti posteriori, quindi diamo la possibilità di tagliare diciamo gli hertz che devono passare attraverso gli stessi. Io ho tagliato gli altoparlanti frontali con 325 Hz, perché se vado a diminuire, a tagliare 80 Hz non ce la fanno gli altoparlanti, quindi vanno in distorsione. Ecco perché ho messo 325 Hz fino a un massimo di 20 kHz. Cosa che ho fatto agli altoparlanti posteriori invece è 500 Hz, quindi partono da 500 Hz, le frequenze minori non arrivano, poi che vanno in distorsione anche quelle. Quindi vedete che c'è una possibilità infinita di regolazioni, ragazzi, quindi ci dovete perdere molto tempo per regolare un suono alla perfezione. Allora adesso andiamo a vedere questo display IPS con risoluzione 1280x720 come reagisce con questo filmatino dimostrativo molto carino. Andiamo a vedere.
dire ragazzi che si vede veramente da spettacolo, sono rimasto veramente sorpreso. Chiaramente ragazzi anche questo pannello soffre della luce diretta del sole, vedete? Abbiamo il tettino e comunque tutti, ripeto, tutti i car tablet hanno questo problema: più è grande lo schermo e più con la luce diretta non si vedono al sole, perdono di efficacia. Comunque devo dire che sono le 11:30 e praticamente ho il sole diretto che filtra dal tettino e va sul display, quindi questa è la peggiore ipotesi che possiamo trovare con il tablet. Allora, detto questo, andiamo avanti. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere le prestazioni di questo car tablet con processore MediaTek. Andiamo a vedere con Antutu quanto raggiunge questo processore. Allora, partiamo. Vediamo, sono curioso. Allora, abbiamo finito il test. Come metro di paragone poi andrò a installare la stessa applicazione di Antutu sul tablet installato qualche settimana fa sulla Nissan Micra di mio figlio, poiché monta un Dasaita Vivid, ha solo diciamo il processore differente, poiché ha sempre 464 GB di memoria, quindi voglio andare a vedere la differenza tra MediaTek e il PX6, ok? E voglio vedere, sono curioso di vedere il risultato. Allora, fatta questa prova, andiamo avanti. Le cose che mi sono piaciute di questo car tablet sono sicuramente questo launcher, perché è molto fluido e non ho visto mai praticamente né lag né inceppamenti, è sempre veloce e risponde molto bene. Il processore mi è piaciuto, questo MediaTek è molto reattivo nell'aprire le applicazioni. Proviamo a aprire, che ne so, DAB-Z. Anche il DAB installato funziona correttamente, l'unica cosa è che non abbiamo la possibilità di integrarlo con i widget del launcher, quindi non c'è la possibilità di far sentire anche la radio digitale come accadeva sul Vivid all'interno della home. La cosa che mi è piaciuta sicuramente è anche questo display, si vede molto bene, questo IPS ha un angolo di visuale molto ampio e i colori sono molto ben definiti. Altra cosa che mi è piaciuta è che possiamo sicuramente utilizzare una SIM anche non dati, poiché possiamo effettuare le chiamate e ricevere le chiamate direttamente dal tablet, quindi possiamo utilizzare questo car tablet come un semplice smartphone, come un telefono. Mi è piaciuta la possibilità anche di poter effettuare la chiamata tramite l'assistente vocale, su questo tablet funziona.
mi piace che possiamo regolarci la suoneria. Sentite? La chiamata, ragazzi? Quindi non disturba, poiché è graduale, parte da basso e poi si alza. E poi la cosa anche che mi è piaciuta è che all'interno del display dell'auto si vede il numero di telefono che sta chiamando. E poi mi piace come è fatto, insomma, ragazzi. Chiudiamo. Allora, adesso invece andiamo a vedere le cose che non mi sono piaciute di questo car tablet e che comunque non mi sono piaciute anche perché non sono perfettamente funzionanti. E la cosa che non mi è piaciuta sicuramente è la possibilità di collegare tramite Android Auto il telefono senza capetto. Non c'è la possibilità con questa applicazione che è Autolink, non è Z-Link. Invece utilizzando Z-Link si può collegare il nostro smartphone tramite Bluetooth e Wi-Fi. Invece su questa applicazione dobbiamo per forza collegare il telefono tramite il capetto e questa cosa sinceramente non mi è piaciuta assolutamente, ragazzi. Altra cosa che non mi è piaciuta è la possibilità di poter andare a personalizzare i tasti del volante. Ve lo faccio vedere, non c'è praticamente la possibilità di poter andare a settare. Qui c'è questa voce ma non si può fare, praticamente non ti fa fare nulla, non si possono settare. Questi sono già settati di default, quindi hanno già le impostazioni che dobbiamo utilizzare sia per la chiamata, sia per avanti e indietro, sia per il volume. Quindi se vogliamo fare una doppia funzione come accadeva sul Dasaida non si può fare. Un'altra cosa che non mi è piaciuta di questo tablet è che il parcheggio assistito non funziona. Non c'è, ragazzi, praticamente anche cambiando la modalità, come vi ho fatto vedere prima, nel display key, quindi andare a scegliere un'altra Nissan, andare a selezionare un'altra Nissan, non esce il parcheggio assistito, non escono proprio le scritte, c'è solo la possibilità di andare a regolarci questi parametri, che è la luminosità, il colore, tornare indietro e basta. Funziona tutto, funzionano le guide, funzionano i sensori, ma praticamente non vengono le scritte, non viene il pulsante per poter avviare il parcheggio assistito. Non c'è, ragazzi. Ho già comunicato anche al venditore di questo problema e non lo so, speriamo che risolveranno con un aggiornamento della ROM del tablet stesso. Altra cosa che non mi è piaciuta, ragazzi, come vi dicevo prima, è la radio, poiché con l'opzione AF, Alternative Frequency, non funziona, salta da una stazione all'altra per poter andare a ricercare, vedete? Interventi a prezzi chiari. Non funziona. Quindi bisogna andare a disattivare questa opzione. Se disattiviamo questa opzione Alternative Frequency, diciamo, si sente come una radio normale, ma non è a livello del Dasaita Vivid, perché è l'unica radio FM RDS che ho testato con successo. Questo praticamente è come tutti gli altri tablet, ragazzi, eppure è lo stesso modulo radio, però non funziona. Quindi anche questa cosa secondo me è da rivedere. Lungimiranza. Non vi farà... Allora, ragazzi, siamo giunti al termine di questa recensione. Come vedrete, chiuso in macchina. Oggi è domenica 14 di novembre e sto cercando di chiudere per l'appunto il video, poiché è stata una settimana di merda, tempo brutto, non sono riuscito a portare a termine questa recensione, quindi oggi ho deciso che a tutti i costi doveva finire. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa di questo car tablet. Lasciate qualsiasi domanda o perplessità nei commenti sotto al video e sarò lieto di rispondervi. Spero che la recensione di questo car tablet possa fare cosa gradita per chi volesse acquistare un qualcosa di differente, un qualcosa di un po' più economico e un qualcosa di particolare, poiché tablet con
possibilità di inserire una SIM per poter utilizzare lo stesso come telefono ancora non ne avevo provati, quindi ho provato questo, devo dire che la cosa è funzionante. Ci sono piccole pecche da andare a sistemare sicuramente, come il parcheggio assistito, come la possibilità di non poter personalizzare i comandi al volante, insomma altre piccole stupidaggini che speriamo che vengano sistemate. Detto ciò, noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Quindi se lo stesso vi è piaciuto, vi è tornato utile, ve lo dico sempre ragazzi, lasciate un like, è sempre cosa gradita, iscrivetevi al canale per supportare lo stesso e soprattutto attivate sta benedetta campanellina, in modo che così quando pubblicherò nuovi contenuti sarete avvisati. Ciao belli, statemi bene, alla prossima!